Nuova rubrica. Vi avevo già accennato che avrei iniziato a parlare dei libri che leggo e quindi eccomi qua. Sì. In particolare vorrei concentrarmi su quei libri che insegnano qualcosa, quindi non narrativa, non fantasy, ma principalmente appunto libri che mi hanno insegnato qualcosa e che comunque mi sono serviti in qualche modo. Questo perché lo scopo del mio canale è quello di mostrare me stesso, raccontarvi quello che faccio, i miei pensieri, il mio modo di risolvere i problemi, il mio modo di crescere, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi penso che rendervi partecipi di quello che imparo possa essere molto d'aiuto per potermi esprimere e soprattutto comunque utile per voi. Quindi questa è una rubrica sui libri, ma non ho intenzione di fare recensioni di alcun tipo, quindi non mi metterò a criticare lo stile o queste cose qua, ma semplicemente mi limiterò a raccontarvi quello che ho imparato grazie al libro e magari qual è l'approccio migliore per leggerlo oppure queste cose qua. Anche perché così rimanete sempre aggiornati su quali sono appunto i miei interessi e su che direzione sto facendo andare magari la mia vita e il mio canale, eccetera eccetera. Il libro di cui vi voglio parlare oggi è, non ce l'ho cartaceo, ce l'ho sul Kindle, quindi è simbolico. Pensa e arricchisci te stesso, che in inglese è Think and Grow Rich. Lo so, il titolo è un po' pretenzioso, in verità non è un libro su come diventare ricchi e non è un libro che parla di soldi, fondamentalmente è un libro che parla di successo, cioè di come avere successo. Infatti è classificato fra i libri di self-help, che in italiano si chiama crescita personale. Io in verità non sono un fan del termine crescita personale perché penso che qualsiasi libro che ti insegni qualcosa ti fa crescere e rientra nella categoria self-help. Io mi limito a imparare, a me piace imparare, piace crescere, eccetera eccetera, quindi è normale che molte cose che poi imparo, di cui vado a parlare, rientrino comunque nell'argomento crescita personale. Se non sapete cos'è la self-help e la crescita personale, è praticamente un movimento culturale che promuove il miglioramento della propria vita e il successo personale attraverso comunque l'applicazione di tecniche. Quindi che ne so, c'è quel libro su come risolvere quel determinato problema della tua vita, alcuni libri sono molto validi e altri libri invece sono palesemente delle truffe. E questo libro, che pensa arricchisci te stesso, è considerato praticamente il patriarca, uno dei primi libri di questo genere. Infatti è stato scritto nel 1937. Infatti quando lo leggete per tutto il tempo ricordatevi che è stato scritto così tanto tempo fa, perché parla di argomenti molto attuali e quindi mentre lo leggete vi dimenticate che è stato scritto molto tempo fa. Ma di cosa parla questo libro? Questo libro parla della filosofia del successo di Napoleon Hill, che è l'autore. In pratica l'autore ha creato questa filosofia del successo e l'ha spiegata in questo libro. Moltissime persone di successo hanno rivelato di aver letto questo libro e che questo libro li ha aiutati molto, ed è per questo anche che è diventato molto popolare. Infatti io ho scoperto, perché bazzicando per internet e vedendomi articoli su articoli di imprenditori, persone ricche, eccetera eccetera, molte persone poi dicevano che questo libro li aveva aiutati e che era molto valido ed era da leggere. Ci sono 15 capitoli, ma tutti quanti girano intorno allo stesso concetto, e questo concetto è che i pensieri sono cose, cioè che ciò che hai nella tua testa, i tuoi desideri e ciò che vorresti creare effettivamente può diventare una cosa reale. Quindi poi ti fai esempi di inventori e di imprenditori come Thomas Edison ed Henry Ford, che appunto partendo dai loro piani e dai loro desideri hanno poi creato veramente delle cose importantissime che hanno cambiato il mondo. Infatti il primo capitolo si chiama proprio I pensieri sono cose, ed è tutto quanto volto a farti capire che tutto quanto inizia nella tua testa. Quindi tu devi focalizzarti su ciò che vuoi realizzare e avercelo bene in testa, strutturarlo bene, avere un'immagine precisa di ciò che vuoi e non una roba vaga. Infatti c'è un concetto molto importante che viene introdotto ed è il concetto di chiarezza di intenti. La chiarezza di intenti fondamentalmente è sapere effettivamente cosa si vuole. Se ci pensate sembra una cosa semplice, ma non è affatto una cosa semplice, perché se andate in giro a chiedere ai vostri amici, ai vostri parenti cosa volete raggiungere, cosa volete fare nella vita, quali sono i vostri obiettivi, ci dovranno pensare sopra, non hanno una cosa bene chiara in testa. Però se gli chiedi vuoi diventare ricco, loro ti rispondono sì. Se gli chiedi vuoi avere successo, loro ti rispondono certo. Però quando gli chiedi effettivamente cosa vogliono fare, non lo sanno. E quindi questo è il concetto. La prima cosa da fare è avere chiaro in mente quello che si vuole realizzare per davvero, perché i pensieri sono cose. Il secondo capitolo si chiama Il desiderio ed è molto simile al primo in verità e parla di un concetto che arriva subito dopo la chiarezza di intenti. Quello che ti dice in poche parole è che se tu vuoi tanto una cosa, allora la riesci a ottenere. Io in verità non so se ha basi scientifiche, so che viene ripetuto dall'inizio dei tempi, so che è praticamente il sogno americano, non so se poi effettivamente è quello o se sono altri fattori, perché è vero che per avere successo devi volere tanto una cosa, avere un forte desiderio, però non è una garanzia, non è detto che grazie a quello è successo. Il terzo concetto è la fede. L'autore, Napoleon Hill, crede molto nell'autosuggestione e infatti poi c'è un altro capitolo che si chiama autosuggestione. Fondamentalmente dice di credere ciecamente di poter raggiungere il proprio obiettivo e che in qualche modo pensandoci, ripensandoci, allora lo realizzeremo veramente. Il quinto capitolo invece parla di una cosa totalmente diversa, della conoscenza specialistica. È un argomento che appunto è molto attuale, però anche al tempo evidentemente lo era, ed è appunto il fatto di saper fare qualcosa bene. Se vuoi fare una cosa devi saperla fare
fare molto bene. In quel capitolo vengono spiegate un sacco di cose che a noi ormai non servono più. Per esempio ti dice i vari modi per attingere alla conoscenza, perché ovviamente al tempo non c'era internet, e quindi ti spiegava: se vuoi imparare questo e quest'altro ci sono i corsi per corrispondenza, puoi leggere i libri, puoi andare a scuola, chiedere a collaboratori esperti, affiancati a persone che ne sanno più di te, tutte cose che in verità adesso sono sostituite da internet. Se io voglio imparare una cosa, il 90% delle volte, se cerco bene, la trovo su internet spiegata al 100%, o comunque tutte le basi per poi poter imparare ancora di più le trovo spiegate su internet. La conoscenza ormai non è più un problema di questi tempi. C'è chi ha imparato a costruire razzi da zero e ha creato una società aerospaziale, quindi... Il sesto capitolo è l'immaginazione. Riguarda in verità sempre il fatto di saper visualizzare quello che si vuole, di inventarsi vari modi per arrivare alle soluzioni. Il settimo capitolo è la progettazione organizzata. Sì, hai un forte desiderio, sai quello che vuoi, adesso organizzati un piano su come raggiungerlo. Capisci come arrivarci passo dopo passo, dividi il tuo obiettivo in piccoli obiettivi e se non funziona prova un altro modo. Se non funziona un altro modo, prova un altro modo, in qualche modo ci riuscirai. Infatti poi c'è un capitolo che si chiama La tenacia e ti spiega proprio che la cosa numero uno da fare è non arrendersi mai. Eppure questo concetto veramente quante volte l'avete sentito? Never give up. Quando qualcosa non funziona rifalla, prova in maniera diversa, non lasciarti mai abbattere, perché la differenza fra chi ci riesce a fare le cose e chi non ci riesce è il fatto che alcune persone si arrendono e alcune persone non si arrendono. Invece il decimo capitolo è super importante, super attuale, ed è il fatto che le cose importanti si devono fare con le altre persone. Non si può cambiare il mondo da soli, bisogna avere una squadra, bisogna avere delle persone che ti appoggiano, perché noi non possiamo fare tutto il lavoro. I grandi progetti non si possono fare da soli perché c'è troppa roba da fare. Quindi noi abbiamo bisogno di persone che lavorino bene con noi, abbiano i nostri stessi obiettivi, di cui possiamo fidarci, a cui possiamo delegare parte del lavoro. E in questo modo si crea appunto l'alleanza fra cervelli, come la chiama lui. Infatti quello che spiega è che anche se gli imprenditori poi quando diventano famosi sono sempre da soli, non sono mai veramente da soli, ci sono sempre un mucchio di persone assieme a loro, intorno a loro, che li hanno aiutati a creare quello che hanno creato. Poi verso la fine del libro invece vengono spiegati una serie di concetti totalmente anacronistici, tipo il mistero della trasmutazione sessuale. Questo è il nome dell'11° capitolo, è un po' freudiana come cosa. Quello che ti spiega è... insomma, ti fa tutti esempi di persone che se avevano una vita sessuale sregolata allora non raggiungevano i propri obiettivi, se invece avevano una vita sessuale regolata li raggiungevano. E appunto ti diceva che questa pulsione sessuale poteva essere trasferita su altri obiettivi. Quello che prima era l'obiettivo di riprodursi può essere, questa energia può essere deviata e mandata su altri obiettivi. Lo diceva anche Freud. Infatti poi subito dopo c'è un capitolo sull'inconscio, che è appunto il discorso di prima, cioè che noi anche senza saperlo appunto siamo influenzati dai nostri pensieri, quindi più pensiamo a quello che vogliamo realizzare, più il nostro inconscio lavorerà di nascosto per farcelo realizzare. Appunto è una cosa che io non so se è vera, però a un certo punto inizia a parlare di energie naturali che si collegano. Vabbè, è un libro del 1937 che va apprezzato per i suoi punti forti, che appunto sono questi concetti cardine del successo, che sono veri. L'ultimo capitolo mi è piaciuto molto ed è il capitolo sulla paura. Ti spiega quali sono i vari tipi di paura e perché li proviamo, ed è molto attuale quel capitolo e mi è piaciuto molto. Quindi per concludere, le cose che mi sono piaciute molto sono quei concetti che ha introdotto, che sono ancora validi e molto attuali sul successo e su come raggiungere i propri obiettivi. Infatti lui nel libro ti fa fare anche dei lavoretti, praticamente ti fa scrivere cosa vuoi raggiungere, ti fa scrivere quando lo vuoi raggiungere e in che modo vuoi raggiungerlo, e ti dice scrivi queste 3 cose e poi te le devi ripetere la mattina e la sera. Questo non è altro che il concetto di mantra. Un altro concetto fondamentale che mi è piaciuto è stato quello di alleanza fra cervelli, e un altro è quello della tenacia, quello del desiderio, pure quello è molto importante. Le cose che invece mi hanno fatto un po' storcere il naso sono le cose un po' terribilmente maschiliste che trovi nel libro. Lui dà per tutto il libro, dà per scontato che solamente i maschi sono imprenditori. È molto maschilista nel libro, però sai, è un libro del 1937, quindi è un punto di vista interessante per capire come si pensava al tempo. Se uscisse un libro del genere adesso sarebbe uno scandalo. E un altro motivo per cui mi è piaciuto questo libro è perché lui poi comunque è molto specifico nel spiegarti le cose. Per esempio, a un certo punto c'è tutta una lista che mi sono segnato sul mio magico cellulare dei motivi per cui le persone falliscono nei propri intenti. Allora ti dice ereditarietà sfavorevole, mancanza di controllo, cattiva salute, rinviare, poca tenacia, eccetera eccetera. Poi nel libro ti fa tantissime altre liste, come per esempio la lista delle qualità positive di un buon leader, e sono tutte cose in verità molto interessanti e utili. Questo video era il primo di questa serie, era un po' una prova. Ditemi se vi è piaciuto, cosa vi piacerebbe sapere, quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, mettete mi piace se vi è piaciuto, tutte quante quelle altre cose che dico di solito. Ci vediamo con un altro video dove parlo di altri libri. Questo era un po' una prova, vediamo come sono gli altri, ciao!